Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo, dove troveremo la luna nuova in pesci. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa luna nuova in pesci o comunque il periodo ci accompagnerà verso nuove speranze e opportunità, possibilità di liberare il nostro potenziale, di scoprire nuovi propositi, progetti, sogni da realizzare, di sicuro anche per riflettere meglio su alcune cose, di avviare una ricerca spirituale, proprio per pensare alle cose più importanti per noi e stabilire delle priorità. Anche di seguire l'intuito, l'istinto, nel senso che può essere utile per porre fine a conflitti, a fasi di incertezza. Di contro dobbiamo fare attenzione all'instabilità emotiva che può essere molto forte, ricordi spiacevoli che riaffiorano, inquietudine, nervosismo, impazienza, confusione, ecco questa non solo a portarci dei possibili conflitti, ma anche a prendere decisioni affrettate. Quindi meglio aspettare un attimino e riflettere attentamente. E adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo. Ci parla di un punto di partenza. Questo è molto particolare come messaggio perché indica un possibile cambiamento legato alle proprie stagioni della vita, quindi vuol dire che si sta preparando una fase importante. C'è un passaggio naturale che deve essere accolto perché ha a che fare con lo scorrere e trascorrere del tempo, delle varie situazioni che appunto fanno parte delle nostre stagioni della vita. Magari può essere il momento giusto per connettersi con la natura, quindi passare del tempo in natura, oppure vivere in pieno un qualcosa, può essere un hobby, un qualcosa che ci fa stare bene, di vivere in pieno anche quello che si sta facendo. Messaggio impegnativo, comunque abbastanza forte, che vi ricordo vuol dire che in questo periodo c'è un passaggio, un cambiamento importante. Cosa può essere di altro, di più pratico? Può essere magari la conclusione del lavoro e quindi il passaggio al pensionamento, oppure volerlo lasciare, diciamo volutamente proprio come scelta. Magari può essere la fine a volte di una relazione, oppure mettersi in gioco in una nuova relazione, al contrario. Quindi sono quei grandi passaggi, che sono decisivi e sono importanti. Io ho fatto solo alcuni esempi, ma ce ne sono tantissimi altri, da poter fare. Abbiamo Ovviamente dobbiamo andare avanti, abbiamo tempo limitato, quindi ci sono tante altre informazioni e suggerimenti da scoprire. In questo caso la luna calante si riferisce a una fase di transizione. Come vedete stanno puntando tantissimo su questa fase. Come tutte le fasi di passaggio, ovviamente possiamo sentirci così sospesi tra incertezza, tra un qualcosa che forse il tempo sembra trascorrere troppo in fretta oppure troppo piano, quindi ognuno avrà le proprie sensazioni. Di sicuro dobbiamo riflettere su noi stessi, lasciarci il passato alle spalle, accettare alcune cose per come sono andate e prendere tempo per eventualmente rimarginare le nostre ferite, per proteggersi, per guarire e per prepararsi appunto a questo nuovo percorso, un nuovo passaggio. Andiamo a vedere l'altro oracolo, abbiamo Esbat. Questo ci parla di risveglio.
di consapevolezza, magari attraverso lo studio, la valutazione, la riflessione, e anche di vivere un'esperienza, di risveglio, non solo come proprio nuova consapevolezza di quello che state vivendo e di maggior sicurezza, ma anche di entrare in comunicazione, con alcune persone importanti, io direi anche col divino e con la nostra spiritualità. E quindi forse questo potrebbe essere il momento giusto per radicarsi in una pratica. Abbiamo visto suggerimenti del tipo connettersi, andare nella natura o attraverso la meditazione o fare, diciamo, magari una disciplina, uno sport, un qualcosa, un'altra passione che magari ha a che fare con l'arte, quindi con, svegliare e risvegliare una pratica che ci aiuterà in questo passaggio. Come vi dicevo, pensate a tutti i tipi di passaggi, sicuramente voi lo sapete che cosa state attraversando e che cosa dovete accompagnare in questo periodo. Adesso vediamo gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po'. Troviamo il viaggio. Il viaggio è il percorso, non solo il viaggio legato al vero viaggio come spostamento e quindi, come significato proprio della carta stessa, secondo me è molto più profondo come viaggio, e cioè di uscire dai confini conosciuti della nostra vita proprio per compiere un viaggio nell'ignoto. Può spaventare questo, però se non vogliamo rimanere sempre fermi in una situazione, in qualche modo dobbiamo muoverci, anche se è buio al momento, anche se c'è incertezza, questa carta ci sta suggerendo che è il momento di tracciare una rotta nuova, momento propizio, perché probabilmente si riuscirà a, trovare la direzione giusta. Quindi bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna spostarsi, non solo magari nel vero senso della parola, perché no, questo potrebbe essere il momento giusto sia per viaggiare sia per pianificare un viaggio, però in qualsiasi circostanza ci sta dicendo di partire nel senso di iniziare qualcosa e di cogliere un'occasione, perché magari invece se rimaniamo fermi purtroppo possiamo perdere un'occasione importante. L'ho detto prima, magari per alcuni può essere mettersi in gioco in una nuova relazione, per altri invece di lasciare andare per concentrarsi e dedicarsi maggiormente a se stessi e alle cose che piace fare, per altri magari in senso proprio pratico di vendere una casa o di lasciare il lavoro o di fare nuovi acquisti, nuovi investimenti, quindi tante tante cose e di farlo col cuore effettivamente. Poi questa è una bellissima carta, di connessione ai nostri desideri, di fonte di ispirazione, di un impulso creativo che arriva a darci la possibilità di generare cose nuove. Quindi una spinta che nasce dall'amore, dal cuore, dalla nostra, anima, dalla nostra interiorità e che può nutrire, tutto ciò che è intorno a noi. Quindi riflettere su cosa si muove dentro. Questo vi creerà evoluzione ed espansione e trasformazione anche nella vita esterna. Andiamo a vedere l'ultimo messaggio. Abbiamo il gufo. Secondo me è proprio perfetta, abbiamo visto che è una lettura molto intensa, molto carica di alcuni significati e il gufo ci sta dicendo non solo di sfruttare la nostra saggezza ed esperienza, ma anche di poter andare a cogliere segnali e intuizioni perché c'è qualcosa che non appare subito e quindi serve chiarezza nel buio. Abbiamo visto precedentemente che vi dicevo l'importante è andare, è partire e muoversi, anche se c'è buio, anche se c'è incertezza, noi dobbiamo ascoltare la nostra interiorità e se c'è quella voce che
vi sta dicendo vai, procedi, devi aver fiducia, ascoltatela, e probabilmente è la vostra voce della saggezza, di un qualcosa anche che vi sta aspettando, quindi di accettare questo richiamo, anche se adesso magari effettivamente c'è un po' di buio, come vi dicevo, un po' di confusione e di incertezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!